4, la macchina ufficiale del mondiale. Wow, non riesco a sentire assolutamente nulla di quello che dico. Oh, l'inserimento dell'anteriore, un impatto corto della strada delle gomme a stampo, la corsa è fenomenale. Oh, uno dei rumori più belli della storia dei rally e non solo. Oh, impressionante come si butta in curva. Paranormale. Il passo corto la rende un po' difficile da governare sul veloce, ma stupenda sul lento. Nel misto strettissimo è una ranocchia terribile che salta a destra e a sinistra senza pietà. È incredibile pensare a quanto sia bella da guidare guardando il vano motore, il telaio, il telaietto dove il motore è alloggiato. È una macchina veramente viscerale, anzi direi primordiale, come le sensazioni che scatena in chi la guida. Incredibile l'allungo che è il motore anche con i rapporti da corsa. È impressionante, ragazzi. Il cambio molto difficile, non è un cambio amichevole, assolutamente, anzi è un po' il suo limite forse, ma tutto il resto è meraviglioso, meraviglioso. La posizione di guida molto avanzata che appoggia sulla strada e sei parte integrante dell'asse anteriore della macchina, ti fa sentire tutto davanti, un po' meno dietro dove c'è il motore. Oh! Per fortuna un motore centrale con un equilibrio dei pesi e non è male vedere da dentro i suoi faretti e la fanaliera, abituato a vederli da fuori ovviamente, ed è subito Munari. Gli ingombri della macchina sono sì molto ridotti, ma sono semplici da intuire, anche perché wow, le famose gobbe di Gandini che ha fatto sui passaruota sono sì esteticamente molto belle, ma sono anche utili per capire dove finisce la macchina. Fa un caldo incredibile qua dentro. La sua qualità più bella è l'inserimento, lo sterzo, l'anteriore. Sembra non andare mai in sotto, nonostante le gomme posteriori molto più larghe. Ma se inizi a forzare un po', potrebbe mollarti un po' prima davanti e poi in un attimo con il posteriore, e quello non è bello, per esempio così. Wow! Oh, che meraviglia! Come sta dentro è incredibile, con lo sterzo senza il minimo filtro. La coppia del motore in basso ti tira fuori dalle curve più strette. Sei sempre in coppia e comunque siamo sull'ordine dei 300 cavalli. Ti tira dentro le curve in un modo che a volte neanche ti aspetti, per quanto è diretta. Sullo stretto si gode, ma sul veloce è abbastanza terrificante. Si sta davvero sulle punte. Quando passi vicino a una parete rocciosa o a delle case, ti rimbomba il suono, ed è una cosa che auguro a chiunque di vivere una volta nella vita. Io non so sinceramente come spiegarvi quanto può essere un sogno guidare una macchina così nel parco naturale della Valsesia su strade assolutamente realistiche.
che ci hanno messo a disposizione, chiudendo il traffico solo per noi per questa mattina. Grazie alla Fondazione Macaluso, che ovviamente ci ha dato la macchina. Adesso ve la faccio sentire. Alla fine del mio test, potuto fare in questa valle incredibilmente bella e anche sonora, abbiamo avuto anche la sorpresa di avere un piccolo raduno di lancisti che la Valsesia ha organizzato in onore di Vincenzo Lancia, proprio nel suo paese natale, Fobello, dove io sono arrivato con un'accoglienza che mi ha fatto sentire davvero l'affetto che le persone hanno ancora per queste macchine, seppur fuori dai giochi da 30, 40, 50 anni. I lancisti sono diversi dagli alfisti, dai ferraristi e da tutti gli altri isti. Hanno una luce diversa negli occhi, non so come spiegarlo, ma il modo in cui guardano queste macchine quando passano, che siano livree Martini, Alitalia, Grifone o Totip, li riconosci. Io saprei riconoscerli in mezzo a mille. Lo sguardo di un lancista che guarda passare una Fulvia, una 037, una Stratos, una Delta. Quella fierezza malinconica, disillusa che forse avrò anch'io tra qualche anno con qualche capello bianco in più. E con loro siamo potuti salire tutti insieme fin sopra la villa di Vincenzo Lancia, immersi in questa natura che sembra intatta da secoli, rompendo il silenzio con i nostri V6, V4, turbo, volumetrici. Io non ci credo ancora che ho guidato la 037 ufficiale di RORL alle 6 di mattina sulle rive delle spiagge in California, che ho guidato l'S4 sulle mie strade e adesso la Stratos Alitalia Gruppo 4 fin fuori casa del fondatore, 140 anni dopo la sua nascita. Sulla Stratos ho potuto intervistare Materazzi, Gandini, Gianni Tonti, Fiorio, ma non sono riuscito in tempo con il drago, Sandro Munari, venuto a mancare proprio mentre montavo le scene finali di questo video, che non posso non dedicare a lui. Ok. Allora andiamo. Ah, posso salire qua? No, è salito, sì. Vengo. Madonna che misi da salire su. Cacchio. Avete sui tappi